amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo orsetto dormiglione con la sua tutina e il suo cappello. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Potete farlo anche con gli occhi aperti se vi piace di più, fatelo come più vi piace. Anche i colori potete scegliere voi. Io ho scelto questi tenui, potete utilizzare dei colori anche rosa, celeste, giallo, come più vi piace. Questo è l'orsetto terminato e andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare l'orso dormiglione, per realizzare la testa, abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a lavorare un aumento in ogni maglia in modo da trovarci con 12 maglie basse. 1 e 2, andiamo a fare 2 maglie in ogni maglia, facciamo i nostri aumenti e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, una l'ho già lavorata, vado a fare la seconda maglia e vado a fare l'aumento e vado a fare questo lavoro per tutto il giro. In totale saranno 24 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo l'aumento, e 2 e 3 e 4 insieme. Per tutto il giro facciamo questo lavoro e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Lavoriamo le 72 maglie per altri 14 giri. Ogni 10 maglie facciamo una diminuzione e saranno 66 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo una diminuzione e saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Possiamo ora staccare il filo. Riempiamo bene e diamo bene la forma alla testa. Per il corpo abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo le 60 maglie per altri 7 giri. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Facciamo altro giro di 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 30 maglie basse e poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Possiamo staccare e riempire con l'ovatta sintetica e questo sarà il corpo dell'orso. Per il braccio avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse.
Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 12 maglie basse e poi stacchiamo il filo e riempiamo con la vatta sintetica. Per le gambe avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse, stacchiamo il filo e riempiamo con la vatta sintetica. Per le orecchie avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 24 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e dobbiamo andare a cucire la base qui di sotto dell'orecchio e poi andremo a cucire al lato della testa. Per il muso vado a utilizzare questo colore e vado a fare un anello magico di 6 maglie. Stringo l'anello e faccio un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 42 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Per realizzare il naso con il filato marrone scuro dall'anello magico conto 4 maglie e vado a fare una specie di V. Entro in questo punto qui lasciando una maglia sopra e vado a contare 1 2 3 4 5 e 6 maglie. Entro da questo punto e vado a realizzare così il triangolino per formare il naso. Torno di nuovo sulla maglia qui e vado a completare il triangolo. Poi con lo stesso filo vado a riempire tutta questa parte. Posso andare a fare anche una riga sotto così e vado verso la base giù dritto. E ho formato anche la riga sotto il naso. Ora vado a riempire tutta questa parte con il filo. Entro in questo punto e riempio tutto per bene. Ripasso tante volte fino a riempire tutta la parte. E questo poi il nasino terminato, il musetto. Dopo aver distribuito bene la vatta sintetica sia nella testa che nel corpo, la andiamo a cucire. Posizioniamo in questo modo e dobbiamo andare a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Possiamo fermare prima con gli spilli e poi con l'acqua andiamo a cucire tutto. Andiamo maglia per maglia e cuciamo sia la parte del corpo che la parte della testa.
Poi ripassiamo per rinforzare. Se occorre andiamo ad inserire, prima di chiudere tutto, un altro po' di vatta sintetica. Con gli spilli andiamo a fermare il musetto sul viso, andiamo dalla parte bassa, qui dal collo, e andiamo a cucire bene tutto intorno. Maglia per maglia andiamo a cucire il musetto alla testa. Con ago e filo andiamo a cucire la base delle orecchie e poi le andiamo a cucire lateralmente alla testa. Fermiamo prima questa parte qui e poi andiamo a cucire. Posizionate le orecchie in questo modo e poi andiamo a cucire maglia per maglia, andiamo a cucire dalla parte di dietro le nostre orecchie alla base della testa. Con lo stesso filo marrone che abbiamo utilizzato per realizzare il naso andiamo a fare gli occhi. Li potete fare sia aperti che chiusi come preferite. Io li vado a fare chiusi in modo che sia un bel dormiglione e vado in questo modo a creare poi le ciglia sotto all'occhio. Ho fatto prima una riga così semplicemente e ora vado a fermare questa riga con lo stesso filo, passandolo in questo modo. E vado a fare la stessa cosa anche per l'altro occhio. Con ago e filo andiamo a chiudere anche la base delle braccia sopra e così anche quelle per le gambe, e poi andiamo al lato della spalla e andiamo a cucire le braccia tra il collo e la spalla. In questo modo andiamo a cucire qui maglia per maglia. Andiamo a cucire le gambe. Io l'ho cucite dall'anello magico, qui ho contato 6 maglie e vado a cucirle in questo punto. Stessa cosa anche da quest'altro lato e vado a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Per la tutina vado ad utilizzare questo filato e vado a fare una catenella di 48 maglie. Vado a chiudere ad anello la mia catenella e poi vado a lavorare a maglie alte, 48 maglie alte nelle 48 catenelle. Terminato il giro ci andiamo a chiudere nella prima delle catenelle con una maglia bassissima. Ora dobbiamo andare a fare il lavoro a maglie basse e andiamo a fare gli aumenti. Lavoriamo ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 66 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Ogni 11 maglie facciamo un aumento e saranno 78 maglie basse. Lavoriamo le 78 maglie per altri 2 giri. Ogni 12 maglie facciamo un aumento e saranno 84 maglie basse. Lavoriamo le 84 maglie per altri 2 giri. Ogni 13 maglie facciamo un aumento e saranno 90 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 90 maglie basse. Fatti i nostri giri andiamo ora a lavorare 42 maglie e le andiamo a chiudere ad anello in modo da formare così la gamba ai pantaloni. Dal marcapunti ho lavorato 42 maglie e io mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia e vado a lavorare per altri 10 giri 42 maglie su queste appena lavorate. Chiudo con una maglia bassissima e vado a lavorare su queste 42 maglie per altri 10 giri. Terminata questa gamba chiudiamo il nostro lavoro, poi andremo a rigirare leggermente questa parte qui dopo averlo infilato e saltiamo 3 maglie qui al centro dal lato qui 1 2 3 e lavoriamo 42 maglie. Le andiamo a chiudere ad anello come abbiamo fatto per questa gamba e proseguiamo 10 giri di 42 maglie come abbiamo fatto per questo lato della gamba. Andiamo a terminare anche allo stesso modo questo, lasciando queste maglie qui
3 da questa parte e 3 di dietro, che poi andremo a cucire al centro con ago e filo. Ho saltato le 3 maglie, ho lavorato 42 maglie, salto anche queste 3 di dietro e vado a unirmi nella prima maglia qui con una maglia bassissima e vado a proseguire per altri 10 giri 42 maglie su queste appena lavorate. Per il cappello abbiamo una catenella di 68 maglie, andiamo a chiudere ad anello le nostre 68 maglie e poi andiamo a fare 68 maglie alte nelle 68 catenelle. Lavoriamo sempre a maglie alte, facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà e saranno 66 maglie alte. Proseguiamo tutti i prossimi giri facendo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro fino ad arrivare a 6 maglie alte. Quindi proseguiamo così per i giri a venire fino a diminuire e arrivare a 6 maglie alte complessivamente. Ho proseguito i giri come vi ho detto, ho fatto una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro fino ad arrivare a 6 maglie e questo è il risultato del cappello. Man mano si stringe in questo modo e poi andiamo a chiudere con ago e filo la parte superiore. All'estremità andremo a fare una pallina. Per realizzare questa pallina ho fatto un anello magico di 6 maglie, poi ho fatto un aumento di ogni maglia e sono 12 maglie, poi ho fatto una maglia e un aumento per tutto il giro e sono 18 maglie, poi ho fatto ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie basse. Poi ho lavorato le 24 maglie per altri 4 giri e poi ho fatto ogni 2 maglie una diminuzione e sono 18 maglie, poi ho fatto una maglia e una diminuzione e sono 12 maglie e poi ho fatto 6 diminuzioni. Ho chiuso, ho riempito con l'ovatta sintetica e vado a cucire all'estremità del cappello. Inserisco leggermente così e vado a cucire maglia per maglia all'estremità. Per la pallina ho utilizzato lo stesso filato che ho utilizzato per il musetto. Possiamo poi staccare il filo e questo sarà il cappello del nostro orsetto dormiglione. Per la tasca, che poi metterò di lato alla tutina, ho fatto una catenella di 10 maglie. Ho lavorato le 10 maglie per 8 giri e poi ho fatto un giro a maglie basse in modo da rifinire tutta la parte e poi la vado a cucire al lato dei pantaloni qua della tuta. Per le bretelle invece ho lavorato 28 catenelle e poi vado a lavorare 28 mezze maglie nelle catenelle e poi stacco il filo e vado a cucirlo al lato della tutina qui da una parte e l'altra. Vado a cucire questa parte davanti e la parte di dietro e poi vado a sistemare un bottoncino che posso cucire con un filo sottile alla base qui della bretella. Prendo bene la misura della bretella, la vado a fermare con lo spillo e poi vado a cucire questa parte qui e vado a sistemare poi il bottoncino. Con ago e filo vado a cucire anche qui la parte centrale dei pantaloni, vado a cucire maglia per maglia e blocco il filo. Andiamo a cucire la tasca cucendo questa parte qui, questa parte non la andremo a cucire, li fermiamo magari prima con le spille e poi andiamo a fermare con ago e filo tutto intorno. Inseriamo il cappellino alla testa, io l'ho messo qui lateralmente, potete metterlo come più vi piace e questo è il nostro ossetto dormiglione. Ho applicato la tasca qui lateralmente, ho messo i bottoncini, ho piegato questa parte qui finale dei pantaloni girando leggermente così, ho fermato tutti i fili. Per realizzare il ciuccio con la calamita dobbiamo fare 2 pezzi uguali, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento di ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ora prendiamo un pezzetto di calamita e lo andiamo a posizionare in questo modo. Dobbiamo fare in modo che il verso sia combaciante con la calamita che andremo ad inserire nel musetto. Quindi prima di
inserirla, mettetela al verso giusto e poi andiamo a applicare il ciuccio. Dobbiamo inserire questa calamita all'interno e facciamo in questo modo: andiamo a combaciare le due parti e lavoriamo una maglia bassa in modo da chiudere all'interno la nostra calamita, una maglia bassa per tutto il giro. Chiudiamo la parte e poi andiamo a fare una catenella di 18 maglie e lavoriamo le prime due maglie, le prime due e le ultime due a maglie basse, mentre tutte le altre le facciamo a mezze maglie. Lavoriamo una catenella e poi lavoriamo una e due maglie basse, le restanti le facciamo a mezze maglie fino ad arrivare alle ultime due che andremo a fare anche a maglie basse. Possiamo staccare il filo e poi dobbiamo andare a cucire in questo punto, in questo modo. Poi andiamo a fare la parte centrale in modo da nascondere i due laterali. Per la parte centrale vado a fare un anello magico con il filato celeste che ho utilizzato prima di 6 maglie, poi chiudo e vado a fare un giro di 12 maglie utilizzando però il filato beige e vado a fare un aumento in ogni maglia utilizzando delle maglie bassissime in questo modo. Entro nella prossima, vado a fare 2 maglie bassissime nella stessa maglia e proseguo così per tutto il giro e poi posso staccare. Ora con ago e filo vado a cucire le due estremità da questo lato e dall'altro lato. E poi vado a cucire al centro. E ora vado al centro qui e vado a cucire maglia per maglia tutto bene intorno. E questo sarà il ciuccio che ho realizzato per l'orsetto, ma potete utilizzarlo per qualsiasi altro bambolotto. Andate poi ad applicarlo sul musetto che si aggancerà alla calamita che avete messo all'interno del musetto. E questo è l'orsetto dormiglione. Potete mettere il vostro ciuccio, lo potete togliere come più vi piace. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta. Ciao ciao, alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao, un bacio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.